Eccoci qua. Matt, audace Treffen. È veramente una bella iniziativa. In pochi sanno che in Abruzzo esiste una località quasi completamente abbandonata. È un paese che, nonostante in estate pululi di vita, ma di ristoranti, negozi, né tantomeno supermercati, neanche l'ombra. Nessuno in giro ad ubriacarsi, figuriamoci se venga a modo la necessità di avere un bar. C'è soltanto un camping, solo loro, quindi se una noia d'estate, figuratevi d'inverno. Questa località è in montagna, vicino a Tagliacozzo, e si chiama Marsia, un posto dove nel mese di febbraio 2018 si sono raggiunte temperature quasi proibitive. Cioè, togliete il quasi, meno 29,9 gradi. Praticamente è nato tutto perché durante una cena stavamo parlando dei raduni, ok, i raduni invernali di qua, di là, e io ho detto allora facciamo un raduno invernale nostro, Con le palle. audace, E fatto facciamolo qua, cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile, calcolando che è la nostra prima esperienza. Come? Ma ho sentito bene, Paolo? Hai detto un raduno, cioè vuoi dire un motoraduno? E io ho detto allora facciamo un raduno invernale nostro. Cioè ragazzi, questo è pazzo, cioè lo ha detto per davvero, vuole organizzare un motoraduno al freddo, al gelo, in montagna, ma soprattutto lo vuole organizzare in tenda. Nel frattempo, sulla pagina social dell'evento, incominciavano ad arrivare le prime foto delle motociclette, cariche di tutte quelle attrezzature necessarie per trascorrere quei 3 giorni all'aperto. C'era chi stava partendo, chissà da dove, e chi era appena giunto alla meta che per un motociclista non è quel punto di arrivo, ma soltanto uno dei primi step del viaggio che sta affrontando. L'idea di organizzare una rimpatriata nel mese di gennaio sarà venuta in mente a qualche tedesco che, in una serata tra litri di birra e canzoni da pub, tornando verso casa, ovviamente a piedi, si sarà addormentato per strada, per terra, a 4 di spade nella neve. Questa cosa di dormire buttati in mezzo alla neve l'ho già vista anni fa in Polonia, dove tutti erano lì morti, devastati per terra, al gelo e al freddo. Vabbè dai, non sarà andata proprio così. Stiamo un po' esagerando, ma qualcuno capì che si poteva sopravvivere ad una nottata, o perlomeno che a qualche ora sdraiati nella neve si poteva fare. Quindi questo tedesco ha organizzato il primo Elefantreffen. Di cazzate se ne fanno tante nella vita. E certo, quella di voler partecipare ad un motoraduno in pieno inverno non è la prima volta. Ma è la prima volta che partecipo ad un motoraduno dove tutti, o per meglio dire i più veraci, trascorrono la notte in tenda fregandosene del freddo. Li vedi arrivare tutti così felici che il problema del freddo pare non esista. Forse è più la gioia del volersi divertire 2 giorni insieme che quella del rendersi conto che si è in pieno inverno. Via, ragazzi. Ciao, caro. Com'è andato il viaggio? Benissimo. Probabilmente i più spensierati saranno proprio coloro che passeranno la notte in quell'unico camping, a calduccio, in quei bungalow senza né bagno né acqua calda, senza dover uscire in piena notte col cappotto. Questo, sai come ti manteneva le chiappe a caldo? Nulla di diverso a restare qui praticamente. Qua pure le buste. Io pure ho il cappello col pelo. Devo portarmi Il cazzo quello. che lo giro, dopo non me lo metto più in testa. Professor! Certo che di gente strana ce n'è, e altra strana ne sta arrivando. Ho visto anche una ragazzina di 9 anni aggirarsi tra gli stand,
Spero non abbia freddo, anche se da piccolo l'unica cosa che non ricordo era proprio quella sensazione del freddo. E comunque sto gelando e faccio lo spavaldo mentre vado in giro per le tende, vedendo tanti ragazzi ingegnarsi con paglie e ammennicoli vari, evitando di farsi trovare domani mattina come dei tronchi gelati. Questi motociclisti qui sono pazzi! Ed è per questo che ci vado d'accordo. Notaio, quando vuole possiamo dare il via, notaio ufficiale conta. Nel frattempo stanno spaccando i maialini. 4, 3, 2, 1, Bravo! Vai! Puoi fare di più! Puoi fare di più! Vai! Notaio, ci dica lei! Stop! Stop! Ad Alessandro Paolelli! Grande! Vai, mestolati e picchia duro, devi superare le 32 mestolate in 20 secondi. che siamo scandite bene! Scandite bene, adesso vediamo se è la fama di Playboy che ti accompagna. Ma io sono quello contate, quello è tam, quella è la via di mezzo! Speriamo che abbia chiamato Viterbo e dintorni. Quindi veramente grande. No, quello è l'aiuto, quello è il Viagra, va bene. Via, aspetta, c'è il notaio. Pronto? 5, 4, 3, 2, 1, go! Guardate, questa è la posizione di Gesù. Sta impegnando, vai che Ma io amo essere che può eguagliare sicurare questo primato. Io farei un applauso grande e dopodiché inizia la festa. Perché durante una cena stavamo parlando dei raduni, ok, i raduni invernali di qua, di là, e io ho detto allora facciamo un raduno invernale nostro, Con le palle. audace, E fatto facciamolo qua, cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile, calcolando che è la nostra prima esperienza, e facciamolo il giorno del mio compleanno, perché oggi compio 40 anni, quindi abbiamo fatto 13, 14 e 15 gennaio, abbiamo pattuito questa data, è nato così, e doveva essere una cosa piccolina, cioè solo tra di noi, invece poi si è un po' sparsa la voce e insomma qualcuno È uscita fuori una cosa qualcuno c'è stato, sì. carina. Diciamo che sono venuti gli amici da Bergamo, da Treviso, vabbè, Vasto, Casalbordino, Bologna, Firenze, Loreto, Senigallia, Pesaro, insomma qualcuno ha preso la moto e è venuto fino a marzo e questo ci fa felici, tanto felici. Esatto, ma poi quando l'ha scaldato un po' di più si è sentito proprio l'odore di RPM. Però no, è proprio carino. Ma aspettavo tutt'altra cosa perché Gino mi ha detto no Laura non ti preoccupare, guarda che lì c'è tutto al chiuso, il ristorante è chiuso perché sai che soffre il freddo da morire. Arrivo qua e ho detto scusa Gino, il ristorante? Beh però c'è il fuoco, ho detto a posto allora. Beh Laura, mi sa che Gino ti ha fregato, ma come ha ben detto, il fuoco c'è e qui al Matt da mangiare e bere ce n'è in abbondanza. E se farai bene attenzione, noterai che si aggira una ragazzina con a tracollo uno strano dispensatore a riempire i bicchieri con del buonissimo spritz. Dai su, non vedetela come uno sfruttamento del lavoro minorile, cioè la bambina è cresciuta nel nostro motoclub. Poi, se parliamo di sfruttamento, per quello c'è Fiorenzo, che da sempre sfruttato ed ora grazie a noi esperto fuochista salinizza gli arrosticini come nessuno sa fare. Viva l'umiltà! Beh sì, devo ammetterlo, siamo proprio della brava gente. Però abbiamo anche qualche difetto, questo devo ammetterlo.
questa è la sprizzizzazione. Ma poi ditemi, come si fa a dover dir di no a questo piccolo angioletto che accorre in nostro soccorso ad irrorare le nostre arse fauci? Detta così accenna a quella cosa detta prima sullo sfruttamento minorile, ma credetemi, non è questo il senso. E mentre Fiorenzo si stava vendicando delle ore passate a cuocere gli arrosticini, operando la sofferente tecnica dell'agenzianizzazione, tecnica molto antica riportata in vita da questi ragazzi qui e già esportata in tutto il mondo, la band intonava canzoni popolari da non distrutte con stonature dovute all'alcol. Alcol che poco faceva quando ormai il termometro è arrivato sui -7 gradi. Che freddo ragazzi, ma nulla a confronto alla sofferenza impartita da Fiorenzo. Proprio nulla. Quando pensi che non si può scendere più in basso di questo punto, anche per rispetto all'educazione che si sta cercando di dare a quella piccola bambina che resiste al freddo della serata senza mostrare alcun segno di cedimento, la band che fa? Inizia ad intonare la canzone di Cicinella, che, non tanto per la canzone, ma per i cori da stadio intonato, o per meglio dire, stonati per tutta la durata della canzone, riescono a far esprimere il meglio dell'atmosfera della serata che volgeva finalmente verso la sua fine. Fine che, negli occhi dei partecipanti, mostrava ancora lo sguardo del terrore verso Fiorenzo che continuava a ricaricare costantemente la pistola sparagenziale in cerca di nuove vittime. Ma tu già ci hai dormito stanotte? Sì, beh, dormite è una parolona. Fatto freddo? Cazzo. Romagna mia, Roma campioni, tu sei la stella, tu sei l'amore. Che cazzo è pesi sta? Diciamo che 40 anni sono un limite, una cifra d'onda, no? Quindi diciamo è un primo step. Aiutati con questo, bravo. E uno quando arriva ai primi step, diciamo, si guarda un po' indietro e
dice ma che è successo? Come è andata? Io dico che è andata benissimo, perché se mi guardo attorno meglio di così non poteva andare. Grazie a tutti voi, grazie alla mia famiglia splendida, grazie a Vittoria, ai bambini, mamma e papà, grazie a tutti quanti, grazie ancora. Prego. Got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, Casamigos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine.